ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi farò la month review, quindi il resoconto di quello che è successo durante l'ultimo mese d'estate, che in realtà non è l'ultimo, però praticamente nell'idea di tutti è agosto, quindi agosto 2021. Come ogni mese faccio un breve video in cui spiego cosa è successo, eventi principali, la mia crescita, come sta proseguendo, nuovi prodotti che mi sono arrivati, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo subito. News. Quello che è successo in Afghanistan. Orribile. E cosa ne penso? Penso che al giorno d'oggi mi sembra impossibile come siamo rimasti così indietro dal punto di vista di inclusività da dover odiare o fare del male o rovinare la vita a altre persone per il proprio credo, per le proprie cose che sono mie, e invece di essere inclusivo, quindi comunque accettare l'opinione degli altri, accettare le cose degli altri, accettare le religioni degli altri, accettare la cultura degli altri, essere esclusivi, quindi odiare o cercare di cambiare tutti gli altri, quindi perché si pensa di aver ragione. Quindi mi sembra veramente assurdo che al giorno d'oggi ancora si fanno questi errori, ancora ci sono guerre per queste cose, ancora ci sono misinterpretazioni di testi religiosi, cose talmente assurde che non so veramente cosa dire. Mi dispiace un sacco e spero che questa cosa vada a risolversi. Notizia positiva invece, cambiando argomento, è che tutto è riaperto, ho fatto il vaccino, tutto sta andando bene, quindi spero che a ottobre non si richiuda tutto, ma penso di no. Per concludere con un'ultima notizia negativa, YouTube anch'io, lo YouTuber purtroppo se n'è andato e a me dispiace un sacco, io lo seguivo e ho visto anche tanti video al riguardo di YouTube anch'io, non so se lo conoscete. Lui mangiava e si strafogava nei video e c'era tanta gente che era molto simpatico, molto colto, e tanta gente lo incitava a fare ciò, e quindi ovviamente è cresciuto tanto di iscritti e di fama, e lui lo faceva a un certo punto perché ovviamente è incitato. È un po' un bullismo online molto sottile, quindi diciamo che essere incitati per fare la cosa sbagliata è giusto, è sbagliato, non lo so neanche quello. In realtà lui era consapevole di quello che stava facendo, non era un ragazzo stupido, quindi è un po' una sua scelta. Quindi se voleva farlo, se voleva pubblicarlo, poi però penso che sarebbe stato consapevole, era consapevole delle conseguenze che poteva avere. Diciamo che l'obesità, il mangiare compulsivamente non è qualcosa di sano. Quindi mi dispiace per lui e mi dispiace anche per tutte quelle persone che lo incitavano a fare una cosa del genere, anche se in realtà è stata comunque una scelta sua. Quindi non penso che la colpa sia di nessuno. Uno fa delle scelte e le conseguenze arrivano, e comunque mi mancherà, i suoi video mi piacevano, erano un sacco simpatico. Beh, passiamo con gli eventi principali. Green Pass, mi è arrivato il Green Pass, finalmente mi sono vaccinato, una dose, Pfizer, posso andare ovunque, almeno per un po' di tempo. Non so ancora se i corsi li rinizierò per canto, ballo, recitazione, MMA, non so se cambiare MMA, fare Krav Maga o tennis o altro, non so se continuare recitazione perché forse a ottobre chiudono, quindi non so se cambiare posto, canto idem, ho qualche lezione extra da fare ancora, ma non so cosa fare. Intanto sto facendo sull'iPad, sto facendo da solo, mi alleno da solo, eccetera, eccetera. Poi c'è stato Ferragosto, e sono stato da solo una settimana in casa. Io di solito abito con i miei, mio padre è sempre a casa perché è in pensione, e stare una settimana da solo, ragazzi, mi ha cambiato veramente tanto la prospettiva di vita. Stare da soli si sta veramente bene. E quindi inizio pian piano a voler pensare ad andare da qualche parte, a trasferirmi da qualche parte, a cercare un appartamento, qualcosa del genere, magari con qualche amico che abbia, diciamo, ambizioni in comune o voglia di fare. Penso che pian piano stia arrivando il momento. Avere la fortuna comunque di avere una famiglia del genere e partire da questo livello comunque aiuta molto. Però quando c'è troppo comfort e inizi a essere consapevole di pian piano accomodarti, vuoi cacciarti fuori il prima possibile perché non voglio vivere una vita nel comfort. Manca un po' di quel fuoco, ecco, come si dice lì sotto. Quindi stare una settimana da solo mi è piaciuto un sacco, ho fatto un sacco di cose, ho conosciuto un sacco di persone, quindi avere la libertà di essere da soli, stare secondo le proprie routine, fare quello che si vuole, non dare spiegazioni a nessuno, quella è tanta roba.
Ci sono state anche le stelle cadenti nel mentre. Io ogni anno guardo le stelle cadenti alla notte di San Lorenzo, mi piacciono un sacco, ogni sera mi metto lì, cioè ogni anno mi metto lì fuori con lo sdraio, guardo il cielo e almeno una dozzina, quest'anno un po' meno, di stelle cadenti e desideri li vedo. E poi c'è stata anche la luna piena, quindi il satsang con Sadhguru nello yoga. Chi fa yoga, diciamo, quando c'è la luna piena, circa una volta al mese, si mette lì fuori e c'è un certo tipo di meditazione, di sadhana da fare durante la luna piena, e l'ho fatto quest'anno per la prima volta e mi è piaciuto un sacco. Crescita invece, come vi ho detto prima, i corsi sto aspettando di riniziarli, quindi intanto sto facendo con delle app che ho trovato online, quindi chitarra, ho iniziato a fare un po' di chitarra, canto lo sto facendo, ho iniziato un allenamento diverso. Diciamo Chris Seria è uno youtuber che seguo da un sacco e da un po' di tempo, da qualche anno, una volta all'anno faccio la sua sfida di 30 giorni che ha sulla sua app, che è gratuita, e la faccio, sono 30 giorni di allenamento tutti i giorni, e ogni volta che l'ho fatta il mio corpo è sempre cambiato tantissimo in meglio in poco tempo, e quindi ho deciso di rifarla e adesso sono circa al 10-15 giorno, ma sul mio Instagram vedete i risultati. Poi sto continuando con Wim Hof, con Duolingo, sono arrivato a 500 giorni di spagnolo su Duolingo, 500 giorni di fila, pazzesco. Ecco qua. Sto continuando con dizione, sto continuando con tutti i miei corsi, eccetera eccetera, anche col libro. Sto continuando a leggere Daring Greatly di Brené Brown. È un libro sulla vulnerabilità, su avere il coraggio di osare di più, eccetera eccetera, molto bello. Ho imparato anche durante quella settimana a cucinare qualcosina che prima non sapevo assolutamente farlo, qualcosina ho cucinato, ho imparato guardando anche su internet. Sto continuando con le mie routine e anche con lo yoga, con i satsang, Shambhavi, il mandala di 48 giorni, sono arrivato a 37, oggi è il 38esimo giorno su 48, quindi sto continuando col mio percorso yoga, di meditazione. Se vedete i miei vlog di meditazione ve li linko in descrizione, capirete di cosa sto parlando. Sono andato a sistemarmi i capelli, anche se non si nota, la prossima volta mi sa, li ho semplicemente messi un po' a posto, ma la prossima volta mi sa che farò un cambio di taglio, magari sempre lunghi, però voglio provare a cambiare un po', quindi cambierò parrucchiere, cercherò di qualcuno di molto bravo qui nella zona di Verona e proverò a farlo. E ho anche fatto l'orecchino, guardate. Ho fatto l'orecchino, è stata una scelta abbastanza difficile, però alla fine mi sono deciso di farlo. Ho fatto un video a riguardo, lo linko in descrizione, in cui parlo del perché l'ho fatto, pregiudizi, pro e contro, perché non l'ho mai fatto e perché adesso ho deciso di farlo. In più anche, ragazzi, vi racconto che sono stato riconosciuto da quando ho iniziato, da un paio di mesi, ho iniziato a fare video in italiano. Non so se vi ricordate il mese precedente che ve l'ho detto, da quando ho fatto il mio percorso, l'evento di marketing con Delo Vignali, ho iniziato a fare l'80% dei miei video in italiano, e sto iniziando a ricevere molti più feedback, molti più persone, molti più commenti, molte più visualizzazioni, tante collaborazioni, e sto anche pian piano ricevendo feedback ovviamente da persone offline, quindi perché prima parlando in inglese da tutto il mondo mi seguivano da vari posti e quindi è più difficile avere un riscontro perché sono sparsi dappertutto, e invece adesso ovviamente anche le persone attorno a me mi seguono e quindi è strano perché vedi la gente che ti tratta in modo diverso. Sono stato riconosciuto un paio di volte nei locali in cui sono uscito, ragazzi che mi hanno detto che mi rispettano, guardano i miei video, vedono come la penso, ma proprio così a caso 2 o 3 volte nei locali vengono lì, si fanno una foto con me, e questa cosa mi piace un sacco. E in più anche, ad esempio, ho ricevuto vari tipi di collaborazioni, ne sto anche per iniziare una adesso e devo fare i video per le collaborazioni, ma anche con Sinister, una ragazza che fa video su profumi, su TikTok, molto conosciuta. Ovviamente pian piano siamo entrati in contatto, e ha fatto anche un video in cui mi ha risposto a un commento, e adesso ci siamo messi in contatto, vorrò fare delle collaborazioni con lei, e quindi magari questa cosa mi porterà un po' di visualizzazioni dall'Italia, che così riprendo un po' più velocemente anche con l'Italia. Nuovi prodotti invece, questa nuova collaborazione che non so ancora se posso parlarvene, il brand si chiama Huel, quindi ve ne parlerò. Però è un brand che mi piace, parla di integratori, però non integratori finti, ma cose sostenibili, cose naturali, tipo sostitutivi pasto, e quindi sto per iniziare una collaborazione con loro, mi hanno inviato un sacco di robe, vi farò vedere. Il nuovo libro di yoga, Yoga Sutras, ed è uno dei libri più importanti nel mondo dello yoga.
anche un integratore di curcuma e neem che mangio tutti i giorni prendo tutti i giorni prima di fare la mia meditazione, il mio Shambhavi. È una cosa che nello yoga si dice che aiuti molto per l'energia, per intensificare tutto il procedimento, il percorso interno, eccetera, eccetera. Quindi mi è arrivato molto naturale, lo prendo a digiuno tutte le mattine prima di fare il mio sadhana. E poi anche un paio di collaborazioni nuove che mi sono arrivate, in cui mi devono arrivare federe in seta, prodotti in seta per i capelli e anche profumi dupes, quindi farò anche dei video riguardo a questo, profumi che dovrebbero essere tipo senza il brand, quindi costare meno, ma in realtà è lo stesso profumo di uno di nicchia, robe varie, insomma, sapete la storia, quindi farò dei video riguardo. Ecco qua ragazzi, reso conto in realtà è stato un mese abbastanza... Sono stato a casa tutto il tempo, non ho fatto viaggi, sono stato un po' da solo, mi sono preso un po' di tempo per me, però ho riscoperto tanto me stesso, pian piano sta iniziando a ingranare la marcia anche con l'italiano, con i social, quindi mi fa piacere, pian piano rinizio a vedere un po' di futuro in questo periodo di depressione del Covid e spero adesso di capire che cosa voglio fare per questi mesi. Non si sa se si richiuderà o meno, spero di no, e anche se si richiude secondo me la gente non ne frega niente quindi vedremo come va. Ecco qua ragazzi, Instagram 19.3 TikTok 220.000, YouTube 26.000 e qualcosa, sta continuando a crescere sempre di più, sono molto contento. Questo mese è andato abbastanza bene, vediamo come sarà a settembre. A settembre ci sarà il nuovo iPhone, ci saranno un sacco di collaborazioni nuove, quindi... già, l'iPad ragazzi, da quando ho preso sto iPad, dal mese scorso, il Mac lo sto usando giorni sì e giorni no, a volte sì, a volte no, a volte tipo 10 minuti al giorno e basta, solo per editare i video o per mettere dei file a posto, ma in realtà sto usando sempre l'iPad, pazzesco, quindi ho fatto proprio un bel acquisto. Profumo mio usato più del mese è penso Pure Excess di Paco Rabanne, non so per quale motivo. E come voto generale a questo agosto gli do un bel 7. Non è male, 7, 7 e mezzo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.